Come sono? Ok. Sono ok. L'ok di Franci is the new... Buongiorno, Gianone. Ve li ricordate l'inizio dei video della Sardegna? Con Giano Morente? Un po' grigino, ma si aprirà. Ripartiamo con ottimismo. Allora, commento generale. Dopo la prima notte, innanzitutto fa un freddo porco, che è una bella cosa dopo che praticamente passi dei mesi a scioglierti in Italia. Ma questa vanette non è coibentata, quindi ci sono gli spifferi. Quindi questa notte abbiamo... Giano si è ammalato, quindi fa freddo. Altro punto generale, Giano ha abbandonato il video. Altro punto generale è veramente, adesso vi faccio l'inquadratura da fuori, piccolo, cioè dovete essere minuti per riuscire a dormire qui. Già così noi non riusciamo a girarci. Noi vi mettiamo i vari warnings relativamente alla van life in una vanette. Molto piccolino. Rottura di scatole numero 3. Ci si sveglia la mattina e si smonta il letto. Ho una tosse che non so se arriveremo alla fine di questa vacanza. Per il resto tutto bene. Ma com'è carino il nostro van. Allora, cerchiamo di capire dove poter fare colazione. Proviamo a chiamare un posticino carino, nella speranza che parlino l'inglese, perché il mio portoghese è un po' deficitario. Sul buon dia e sull'obrigado, cioè sull'inizio e sulla fine, sono madrelingua. Yes, good morning. I just want to know if it's possible to come to your place to have breakfast. No? Only for the guest. Ok, thank you anyway. Mi hanno simpaticamente mandato a stendere. Partiti. Siamo alla ricerca di un barettino dove fare colazione e fare anche la papai. Tipo lui? Many minutes later. Dopo un po' di ricerca abbiamo notato che la maggior parte dei posti sono chiusi, ma abbiamo trovato uno spot anche più carino per fare colazione. La faremo qua. Siccome alla fine siamo provvisti di tavolo, sedie, tè e biscottini comprati ieri da Franci, perché no? Tavolino, tac. Fornelletto, tac. Stoviglie, forniture varie, tac. Ma questa caletta è meravigliosa e non c'è nessuno. Adesso magari ci facciamo una passeggiatina nei dintorni. Fornello, fornella? Sembrerebbe di sì. Non resistevo fino al prossimo introvabile bar e quindi anche stamattina... Ce lo siamo ricavati noi il bar, coi mitici Vaschignos. Lo sai che ho scoperto? Che c'hanno la zucca dentro. Gila sono i filamenti di una zucca particolare con cui si fa una marmellata. Ecco perché l'interno è particolarmente cremoso. Per me Gila è sempre stato Alberto Gilardino. Aspetta che qua stiamo mandando a fuoco tutto. Ma vieni. Tipico tè portoghese? No, è Twinings. Tragedia in corso. Per un attimo Ciruzzo stava tentando di scappare verso la libertà, ma lo abbiamo recuperato. Messo immeritato un Vaschignos dopo la ripresa aerea. Ma non è che se metti un vago accento spagnolo, tra l'altro ti trovi in Portogallo, quindi non c'è... Un paese che non è la Spagna, però sono vicini, sono amici, sono contigui. Buonissima, è più buona di quella di ieri. Fa parecchio Willy Lorbo questa spiaggia, molto bella. Ci sono le stazioni che ti dicono
che esercizi devi fare, quindi lì dovresti passare sopra e sotto un tot di volte, qua devi toccare l'asta un tot di volte e a quel punto diventi un atleta di tutto rispetto. E a noi interessa? 2,40. Ma a cosa serve di preciso una trave che indica quanto puoi saltare? Indica quanto sei in forma. Così. Io ho saltato fino a 2,40. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ci sono delle calette davvero davvero stupende. Non so se vi ho già detto che questo è il mio ideale di spiaggia. Spiaggia enorme, poca gente, con la sabbia bella fine, però è molto bello. Come dite ve l'ho già detto. Comunque noi stiamo facendo un sentierino lungo la costa per farci venire appetito ed è veramente molto carino perché è tutto segnato, bello bello. Di qui passa il Cammino di Santiago, il cammino portoghese. Spoiler, potrebbe essere uno dei prossimi contenuti, non delle prossime settimane, Non dei prossimi mesi. in un futuro molto anteriore. Comunque ditemi quello che volete, ma il nostro van è ampiamente il più bello di tutti. Oserei dire siamo belli da matti. Ci riproviamo con Sines. Stiamo andando al ristorante che ieri sera era chiuso, che oggi a pranzo dovrebbe essere aperto. Questi Franci con un portoghese smagliante ha prenotato poco fa. Sì, perché la signora al telefono non parlava inglese. Strano, perché qua parlano E tutti quindi inglese. ho fame. A little later. Non vorrei cantar vittoria troppo presto, ma secondo me siamo finiti in un posto vero, che è un posto super autentico. C'è il vecchietto che griglia i pesci alla finestra, si parla solo portoghese e quindi ci siamo espressi un po' a gesti. È arrivato il mio quartino di vino, abbiamo ordinato delle sardine grigliate e Franci delle cose non meglio identificate, dei mitili, adesso vediamo. Però il posto sembra veramente figo, forse oggi ci siamo. Il ristorante è di fatto una stanzetta, solo tavoli in condivisione e si ordina un piatto a testa. Non ho ben capito se questo limite è dettato dal fatto che non puoi ordinare più di una cosa o se più probabilmente perché i piatti sono abbondanti. Lo scopriremo presto. Sono arrivate le sardine, le sardone più che le sardine. Oggi ragazzi ci abbiamo preso. Io mi mangio anche la pelle, ragazzi. La pelle è croccantissima, perché vedevo i vicini che la scartavano. Ho preso una cosa che non so che cos'è, proprio perché non sapevo che cos'era. Potevo andare sull'opzione safe, che era il pollo, detto anche frango, e invece ho chiesto una cosa che non so. Effettivamente fagiolada, che cosa potrà mai dire? Fagioli con questi frutti di mare che non vi so dire. È buonissima, è super super saporita. Ah, ma ragazzi, perché c'è anche tipo la salsiccia piccante, non è una roba triste. Sono molto curioso del piatto di Franci, visto che me ne ha parlato così bene. È davvero molto saporita, per via del maiale che c'è dentro, perché avete questi pezzi di salsiccia. Ordine azzeccato, ho come la sensazione che questo posto faccia pochi piatti ma tutti buoni. Oltre a parlare solo portoghese stretto, c'è anche un ritmo molto frenetico qua dentro, quindi ci siamo preparati la richiesta per i dolci, che saranno un bolo de caffè e un pudding de ovo. Che cosa sono? Non lo so, ho imparato solo le parole in portoghese, adesso vediamo quando arrivano. Molto belli tutti e due, molto rustici, molto veri, fatti dalla nonna portoghese. Gigantesca torta al caffè. La cannella, lo sai? Asciuttina e cementosa, proprio come la farebbe tua mamma. Mia mamma? Ah, la loro mamma, tua mamma. Sì, proprio tua. Assomiglia a qualcosa che abbiamo già mangiato. Al budino di tua mamma. Cioè la loro mamma? No, tua. Ah no, a sto giro è mia mamma. Vado col mio. In realtà era il mio, però vabbè. Adesso è il mio. Buono. Buona anche la torta al caffè, però è un po' più mappazzone, quindi la portiamo via e diventa la colazione di domani mattina. Io lo sapevo che c'erano i posti giusti, bisognava solo scovarli. Sì, molto figo. Quindi se cercate un posto verace con i vecchiettini che vi fanno il pesce e il pollo fatti bene, questo è il posto giusto. Abbiamo pagato 34 euro. Ah, chiaramente ragazzi non vi aspettate troppi formalismi, qui sono molto sbrigativi. Vi parlano diretti in portoghese, quindi entrate già con le idee chiare o chiaritevele subito appena entrate. Non hanno tempo da perdere con voi che non sapete cosa ordinare. Tanto alla fine due cose fanno: le sardine, il pollo e un paio di dolci, quindi non è che avete tutta sta scelta. No, anche la fagiolata. Ah, è la fagiolada che ha preso Franci. Comunque raga, si ordina un piatto a testa, facile. E soprattutto, lo dico per il vostro commercialista, non aspettatevi fatture, ricevute fiscali, ma neanche un banalissimo scontrino. E si paga solo in contanti.
sciroppino per la tosse. Allora, ma il punto è, siamo liberi di fare quello che vogliamo. Abbiamo un van, non abbiamo prenotazioni di posti per andare a dormire, per andare a mangiare, non abbiamo neanche un itinerario specifico pianificato. Ma adesso a me di farmi un pisolo qua nel parcheggio dentro il mio van, aprendo il finestrino e facendo passare un po' d'aria, un po' di brezza, ma chi me lo impedisce di preciso? A parte Franci, chiaramente, che vuole partire subito. Siccome non ho avuto il permesso di aprire il letto, devo stare così. Ditemi voi se uno può fare il pisolo post pranzo così. Pisolino fatto! Si riparte alla volta di qualcosa che sta più a sud, fondamentalmente. Il momento mulattiera. Terreni sabbiosi e accidentati. Ma solo perché noi decidiamo di andare in esplorazione. Noi, direi tu. Certo, io avrei preferito caro e vecchio asfalto. Ma è noioso il caro e vecchio asfalto. No, stiamo già tornando nella strada normale. Facciamo passare prima lui. Che è molto più grosso. E quindi ha ragione lui. Allora, abbandoniamo un attimo il van Abbandoniamo un attimo il van con dentro tutti i nostri preziosi. per andare in un punto che non sappiamo neanche se valga la pena. Bravi! Devo dire uno scorcio pazzesco, ragazzi. E qui c'è come la sensazione che tutta la costa sia così. Ovviamente non c'è nessuno, bisogna fare molta attenzione perché è un attimo che ci si fa male, però davvero molto figo. Cambio la guida? Cambio la guida. Pronti? Vai! E si riparte. Sto sbagliando tutte le marce. E a Franci come stallone in over the top. Ti manca solo il... E poi succede che ogni tanto ti fermi e a bordo strada trovi lui. Ogni tanto ci sono gli struzzi qua per le strade. Tra l'altro sono enormi, non sembra ma sono enormi. E in questo caso anche le zebre. Allora sono quasi le 6, siamo giunti in un posto che si chiama Caffè Palignas, che ha scautato Franci tra l'altro. Non lo so se è un buon segno, perché vi ricordo il primo giorno come ero incazzata. Dicono che da qui si veda il miglior tramonto di tutto il Portogallo. Prendiamo una birra e alle 7 spilucchiamo qualcosa. Stavo pensando che però è tutto nuvolo e quindi del tramonto non vedremo nulla. È figo andare in giro con Gianni perché è sempre positivo. La cosa carina di questo posto è che c'è una vista pazzesca sull'oceano. Non abbiamo prenotato e infatti i tavoli sono tutti riservati, ma siamo riusciti a strappare un tavolino. Ah, ora sì che mi sento un nomade digitale. Fa finta di fare cose perché non c'è la minima traccia di internet in questo posto. Però puoi colorare con Paint se vuoi, o giocare a campo fiorito, non lo so. Allora, È stata una scena fantastica che purtroppo non abbiamo ripreso. abbiamo appena scoperto che nella maggior parte dei posti dove andiamo a mangiare prendono solo contanti, esattamente come oggi a pranzo. Avete presente quella situazione in cui spacchi il maialino davanti al cameriere per capire se hai i soldi giusti per tutto quello che hai ordinato? È esattamente quello che è successo, purtroppo non l'abbiamo filmato. Allora, Ci stiamo dentro, cioè praticamente andiamo a dormire che non abbiamo più un euro. allora 2 birre 4 euro. Sì. Perché io 4 più I fried prawns 12,50, più l'octopus salad 8,50, poi tu hai voluto anche le clams da 17,50, 42 euro. primo, secondo vino di classe. Tira fuori i soldi. Nel frattempo c'ho un gatto che mi è salito sulla... Scusa zio, grazie. Mi salgono anche i gatti sull'attrezzatura. Cosa devo darti i soldi? Ma non Sì. dobbiamo pagare adesso. Ma voglio fare il mucchino e verificare. Ma sì, ma cioè, non è che se non vedono... Sì, abbiamo dei soldi, ragazzi. Aspetta. Cioè, si fidavano anche sulla parola. 20, 30. Sai che non c'è. Ma tu c'hai delle monetine, no? 5 euro. 10, 20, 30, 30, 5. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Cioè, capite che scene dobbiamo fare, ragazzi? 41 euro. Con le monetine Quante- impilate. Dimmi che ci manca. Quindi Mi manca 1 euro, quindi gli dico che dobbiamo rinunciare alla cosa. non finisco di bere questa. Ah no, ce l'abbiamo. No, non sappiamo fare i conti. 42,50, boh. ce li abbiamo. 42,50. Tutto sto casino poi alla fine ce li avevamo. 5, questi me li prendo io. Ah, tu il conto glielo metti già lì. Cosa vuol dire queste me le prendo io? Cioè il 90% dei soldi li ho messi io. I tuoi sono soldi comuni, i miei sono soldi miei. Se vuoi puoi. A parte che non è vero. Vabbè. se Quindi... vuoi- Se vuoi possiamo prendere ancora una birra da 2 euro. Ok, tienili lì che magari... Anzi, dammeli a me. Sì, ma posso rimettere via sti soldi? Sì. Prima che il vento se li porti via. Ragazzi, è arrivata la nostra cenetta, tanto sudata, con gli ultimi risparmi che abbiamo messo da parte. Cos'è questa cosa qua? Non lo so. Ah, questa è l'insalata di octopus. ok.
spero che non sia un extra da pagare perché non me lo posso permettere. Allora, abbiamo preso, ragazzi, dei fantastici fried prawns. Però faglieli vedere bene perché Ho capito, però zio, devi andare via tu, cioè non... Se avanzerò qualcosa forse. Sono arrivati nell'ordine un piatto di fried prawns, quindi di gamberi anche belli grossi, fritti, con una salsina e una fetta di limone. Poi un'insalatina di polpo e delle vongole. da 17,50 Da 17,50 €. Saranno sicuramente le vongole più buone del Portogallo. Basta, non vi faremo vedere altro perché sono finiti i soldi. Ah, i gamberi devo dire sembrano molto interessanti. Sì, però non ci mettere tutta la sera. Guarda che tu stai facendo andare avanti me perché questa Perché temperatura qua chiaramente è... io non posso toccarli. Ecco, io magari, scelta mia personale, non avrei messo la coppetta dove mettere i carapaci affogata dentro il sughetto dei gamberi, però sono scelte, diciamo così. Ok, solo per mangiare questi gamberi ci metteremo 35 minuti. Siete pronti? Come sono? Vabbè, lo scoprirò da me. Ok. Sono ok. L'ok di Franci is the new fammi cagare. Non è vero. No, tu vai di qualcosa di più facile, mentre io lotto contro i gamberi. Ma c'hai un piatto, perché non ti vai ad utilizzare il tuo piatto? Ah, giusto, perché devo mangiare dal piatto di portata? Siamo proprio due bestie. Vi Però- insegnerò come mangiare un gambero in Portogallo. Prendete un gambero, Evitare il pezzo grande, molta gente fa il pezzone grande. Che bravo! eliminiamo la testa, che Il pezzo è preparato. è un'operazione piuttosto facile. Su tutto il resto non garantisco. Scusate, ma non negli stellati poi non sa manca aprire un gambero. Ho deciso che con le mani è più facile. Pucciamola nel sughetto. No dai, sono buoni. La insalatina di polpo, sembra molto carina. Ci hanno messo la cipolla cruda, che posso dirti che non è un'eresia, ci sta molto bene, dà freschezza e dà un po' di ulteriore gusto. C'è il coriandolo però, quindi non per tutti i palati. Mi piace molto. Certo, se poi dopo dormite con la vostra anima gemella in uno spazio ristretto tipo un van, Ma se lo mangiamo tutti e due ci annulliamo a vicenda. accertatevi di mangiarlo entrambi. Ma io sono la tua anima gemella. Me lo stai chiedendo o me lo stai imponendo? Ecco, per il tramonto credo che ci toccherà tornare. Chiudiamo con le vongolette. Si saranno un po' raffreddate perché sono qui semplice solo da 20 minuti, però hanno una bella faccia. Buone. E in generale questo posto qua è promosso, abbiamo fatto centro. Manca solo il tramonto. Quindi vi possiamo già dire posto promosso, vi posso anche già dire che pagheremo 42,50 € in contanti. Ricordatevi di prelevare se venite qua, anche perché ci ha detto il ragazzo che l'ATM più vicino è tipo a 10 minuti di macchina. Se poi vi capita anche di beccare il tramonto, quando venite poi ce lo raccontate. Com'è la sensazione che stanotte farà leggermente fresco? Farà un freddo porco. Situazione cinema. Abbiamo acchittato una situazione Netflix alla MacGyver maniera, quindi The Big Bang Theory direttamente appeso